Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di Michele Bravi nel brano Mantieni il bacio. Sentiamo subito questo live su Rai Radio 2. Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove a dirotto, sul livello del mare, sopra il tetto del mondo, anni luce distanti, un secondo. Partiamo in modo pazzesco con un modo di cantare estremamente particolare, anche con rumore, quindi con dei graffiati, dei vocal fry, dei trascinamenti di suoni, dei glissati molto precisi, dei salti con una modalità di cantato molto al limite e anche molto difficile, con dell'aria molto precisi. Vediamo, proprio tornando indietro in questa prima parte, dei passaggi chiave. Nell'oscurità, nella luce del giorno. Ecco, per esempio la fine di questa frase, che è questo trascinare la nota fino alla fine con questa N, che è giorno, che mantiene però la nota perfettamente intonata con questo rumore che viene creato con una leggera costrizione anche. Nel silenzio perfetto mentre piove a dirotto. Ecco, in questo caso abbiamo sentito una partenza sempre molto grattata, graffiata, sempre con questa voce che deve essere mantenuta idealmente, come immaginariamente, sopra le corde vocali, perché se la pensi sotto, comunque spingi dal basso questo tipo di suono, oltre a creare comunque difficoltà vocali, si creano anche dei problemi di intonazione. Una nota lanciata perfetta in questo totale allineamento che ha fatto, la riscoltiamo subito. Mentre piove a dirotto. Piove a completamente lasciata e anche tenuta in modo veramente interessante, molto particolare questo modo di cantare. Sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Questo era abbastanza evidente, questo dettaglio particolare di questa O con il labbro inferiore che rientra, che crea questo O, che dà questo tipo di suono. Era solo un dettaglio importante perché comunque ha caratterizzato molto questo momento e anche ovviamente un suono che aumenta di dinamica. Anni luce distanti, un secondo. Distanti, quella nota acuta e più controllata, in quel caso più verso il falsetto soffiato e meno graffiato, un po' più arioso. Così all'infinito, perdendo nel conto. Mantieni il bacio, oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento. Scusate se fermo, so che a volte è brutto fermare, ma è perché volevo cogliere questo dettaglio. Porto avanti la voce, anche se la graffio, la tengo in alto, come abbiamo detto prima, e poi vado un po' al limite. La porto avanti e vado al limite. È questo quello che sto facendo. Questo portarlo al limite crea sempre più questo suono graffiato, però poi lo recupero, lo mantengo graffiato e lo porto più avanti, lo proietto un pochino e mi riesce a tenere un equilibrio. Quindi è veramente bellissimo questo modo di cantare, molto particolare e anche molto controllato, intonatissimo. Polvere sul pavimento, non staccare le labbra neanche un solo secondo e non farti distrarre dal rumore di fondo, perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. E senti solo il cuore e il male non esiste più e non c'è più dolore, soltanto io, soltanto tu. Questo silenzio sa di mille parole ed io starei qui ad ascoltarti per ore, per anni, un solo secondo. E se tu mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è
solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. Bellissima interpretazione, veramente emotiva, tantissimo. Io sono abbastanza colpita da questo modo di cantare, di interpretare le parole come se fossero vive, e le riporta in modo molto allineato con la voce. In questo passaggio di ritornello ha leggermente costretto, tanto che ha forse perso un leggerissimo controllo all'interno, ma non lo guarderemo neanche perché non ha senso, però ha leggermente chiuso il suono rispetto a prima, che era molto più aperto. Proteggilo fino alle radici, dai passi indecisi e temporali improvvisi, dai momenti di crisi e le battute infelici, da quelle persone che si fingono amici, dall'invidia degli altri, dai giudizi ignoranti, dalle schegge impazzite che arrivano da tutte le parti. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Anche qui noto una piccola difficoltà, come se cercasse un po' di proiezione, ma ha una leggera costrizione. Vediamo come chiude questo brano, andiamo avanti. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento. Non staccare le labbra neanche un solo secondo e non farti distrarre dal rumore di fondo, perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. E senti solo il cuore e il male non esiste più e non c'è più dolore, soltanto io, soltanto tu, questo silenzio sa di mille parole ed io starei qui ad ascoltarti per ore, per anni, un solo secondo. E ora che mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. In ricerca progressiva di un ring, stavo appunto aspettando come riusciva a portare la voce a arrivare in fondo alla canzone senza esagerare con questa costrizione che ha mantenuto, e credo che la mantenga proprio per una questione di stile, e questa cosa è veramente bellissima, perché comunque passa tantissima emozione questa interpretazione. Veramente trovo che stava cercando di equilibrare adesso in questa parte finale leggermente con un po' più di proiezione, e vediamo come chiude, perché comunque cantare in questa modalità, così da come io la percepisco, è anche molto al limite della performance. E da ripetersi dei giorni che non valgono un ricordo. Mantieni il bacio e non lasciarlo neanche per un secondo. E più io resto qui a guardarti, più me ne rendo conto. È l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. Sicuramente ha mantenuto una coerenza dall'inizio alla fine, con questa voce molto graffiata e molto emotiva, con un'interpretazione intensa. Questa modalità di cantato è sicuramente, come abbiamo detto prima, un po' al limite, nel senso che non è neanche per tutte le voci. Bisogna avere comunque delle caratteristiche particolari, e lui ha queste caratteristiche. Sicuramente non possiamo dire che è totalmente pulito, e non possiamo neanche dire che non ha mai costretto, però questo è un discorso tecnico. A livello di interpretazione arriva veramente tanto, e comunque quello che è importante, come dico sempre, è cercare un equilibrio tra lo stile, il proprio modo di sentire la musica, il proprio modo di sentire la voce e quello che si vuole dire, quindi il messaggio, l'emozione. E lui sicuramente ha trovato un centro, un equilibrio importante, un modo di cantare che effettivamente trasmette tantissimo. Questa voce graffiata rende particolare il suo timbro
e lo rende anche molto riconoscibile. Inoltre la cosa che noto è che non sembra fuori posto, sembra allineato a se stesso. Tante volte ci sono delle modalità di cantato che vanno un po' fuori in alcuni artisti, no? Cercano di fare dei suoni particolari cercando proprio il suono in modo un po' costruito. Sicuramente a lui questo viene spontaneo ed è la cosa che lo rende autentico. Quindi bellissima interpretazione, profonda. Grazie a chi mi ha dato il consiglio di guardare e di ascoltare questo artista e questo brano, perché veramente vale la pena ascoltarlo. Andate magari ad ascoltarlo poi intero senza interruzioni per capire quanto vi porta dentro poi dall'inizio alla fine questa canzone, perché vale la pena. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, un commento, se ti va proponimi altri video come questi emozionanti da valutare anche in modo tecnico insieme. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Ciao!